Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. La vita ci mette continuamente alla prova e non è affatto facile vivere. Penso che non si può sperare che le cose vadano sempre come noi vorremmo per essere felici. Infatti, dolore e gioia sono inseparabili, costituiscono le due braccia di una bilancia e a turno si alzano e ricadono. Ma si deve essere lo stesso felici, perché questo è vivere. Quando sono triste penso che la vita è solo dolore e io non la voglio vivere. Penso allora alle persone che per qualche malattia sono destinate a morire e nonostante ciò amano la vita e farebbero qualsiasi cosa per vivere. Allora credo che possa fare qualcosa per aiutare le persone meno fortunate di me. Vorrei così tanto mettere a disposizione la mia vita per gli altri, però non so se riuscirò a farlo. I miei pensieri sono un po' confusi perché non si hanno risposte certe sulla vita. Credo inoltre che non posso decidere sulle cose che il destino mi ha riservato. Posso però decidere su come prevederle e viverle. Niente e nessuno può togliermi la speranza, l'ottimismo e la gioia. Voglio essere felice in questa vita e non in futuro, ma nel presente, per ogni attimo che vivo, perché non so quanto potrò vivere né cosa ci sarà dopo. Queste sono le parole di una giovane e promettente ragazza, il cui omicidio, senza senso, senza motivazione, è diventato il caso di cronaca nera più famoso d'Italia. Oggi vi racconto la storia di Marta Russo, la storia del delitto della sapienza. Marta era una ragazza semplice, determinata e grintosa. Non era ancora impegnata nel sociale né in politica. Il mondo universitario e il mondo degli affetti più cari costituivano il suo universo. Aveva però improntato già la sua giovane vita sulla base di semplici principi etici, come il rispetto della giustizia, il rifiuto della violenza e il rispetto delle persone. L'amore per il diritto era la proiezione di questi semplici ideali molto profondi però. E per questo motivo Marta si era iscritta alla facoltà di giurisprudenza alla Sapienza di Roma, perché in futuro voleva fare o l'avvocato o forse anche il magistrato. Marta era una ragazza con le idee molto chiare ed era rimasta impressionata dal moto di speranza scaturita dai processi per mani pulite. In particolar modo era rimasta affascinata dalla figura di Antonio Di Pietro. Marta era una ragazza sportiva, praticava a scherma e a 11 anni aveva vinto la gara nazionale di fioretto in categoria bambine. Gli piaceva stare a casa a studiare e a scrivere sui suoi diari tutte le sue riflessioni. Il papà Donato era professore di educazione fisica e anche lui schermidore. La mamma Aureliana era appena andata in pensione, mentre la sorella Tiziana, di qualche anno più grande, era prossima alla laurea di architettura. Marta era fidanzata da poco tempo con un ragazzo, con Luca. Quel venerdì mattina, quel 9 maggio 1997, era una giornata molto calda e Marta alle 7:15 del mattino era già pronta per uscire di casa. Quella mattina aveva 2 lezioni all'università, una lezione di diritto e una lezione di economia. Marta quella mattina si incontra con la sua amica Yolanda per frequentare insieme le lezioni alla Sapienza, una delle più antiche università al mondo, fondata ben nel 1303. Una volta terminata la lezione di diritto, le 2 ragazze devono raggiungere la facoltà di economia e per farlo hanno a disposizione 2 strade. La strada sulla destra, che aggirerebbe l'edificio della loro facoltà, oppure un'altra strada, che è quella che sceglieranno di prendere, che attraverso una specie di tunnel le farà passare davanti alle facoltà di statistica e di giurisprudenza e le condurrà esattamente nello stesso punto dell'altra strada davanti alla statua della Minerva, che è il simbolo della Sapienza di Roma. Decidono senza alcun motivo di passare per quel tunnel. Camminano dolcemente e lentamente, parlando tra di loro. Ad un certo punto si ode un tonfo, un rumore sordo.
Yolanda si gira per parlare verso Marta e vede che la ragazza è caduta per terra in un modo innaturale. La prima reazione di Yolanda è quella di scappare, di nascondersi dietro un'auto e di urlare: "Hanno sparato! Hanno sparato!" Un ragazzo che vede la scena chiama subito col suo cellulare il 113. Sono le 11:43. Yolanda nel frattempo torna verso la sua amica, verso Marta. Le prende la testa tra le mani. Marta ha gli occhi sbarrati e poi li chiude. Io dicevo le hanno sparato e nessuno lì mi dava ragione. Io comunque insistevo, no, hanno sparato. In quel momento i capelli di Marta sono sporcati di sangue. Arrivano i soccorsi e Marta viene portata al pronto soccorso dell'ospedale policlinico Umberto I. Arriva in codice rosso alle 12:01 e la situazione appare subito gravissima. L'attacco cerebrale conferma che le hanno sparato. Marta è in coma. Il proiettile è entrato nella nuca, dietro l'orecchio sinistro, e si è spezzato in 11 frammenti che hanno causato danni irreversibili. Dopo 5 giorni di agonia, il 13 maggio alle 2 viene constatata la morte cerebrale. La famiglia, il papà Donato, la mamma Aureliana e la sorella Tiziana decidono di donare i suoi organi. Così avrebbe voluto Marta. Così aveva detto di voler fare dopo aver visto un servizio in televisione relativo al caso di Nicholas Green. Il 14 maggio furono staccati tutti i macchinari e Marta fu dichiarata morta. Ai funerali di Marta parteciparono oltre 10.000 persone. Parteciparono anche Prodi, Veltroni, Berlinguer, Violante e tantissimi studenti, amici e persone comuni. Papa Giovanni Paolo II inviò una lettera. Marta Russo si trova nel cimitero di Verano a Roma e dal 2007 la sua tomba si trova in un altro punto rispetto a quello originario. Le venne concessa la laurea alla memoria dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Venne apposta una targa commemorativa in università e le vennero dedicate anche alcune aule. Sul caso si concentrò sin da subito una morbosa attenzione da parte dei media. La Procura di Roma lavorò subito su diverse piste, sia quella terroristica, sia quella di un ex fidanzato di Marta. La particolarità del luogo del delitto e la coincidenza con gli anniversari di alcune morti, come quella di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, o di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia, o di Giorgiana Masi, uccisa durante una manifestazione politica, fecero credere che il delitto aveva una natura politico-terroristica, cosa che però venne poi esclusa perché sia Marta Russo che Yolanda Ricci non partecipavano alla vita politica. Si indagò anche sullo scambio di persona, perché Yolanda Ricci era figlia di Renato Ricci, dirigente del Ministero di Grazia e di Giustizia che si occupava degli acquisti per gli istituti penitenziari ed era stato anche dirigente del carcere di Rebibbia. Inoltre era dirigente di Alleanza Nazionale. Questa ipotesi fu vagliata ma fu scartata. Poi vi fu un colpo di scena, perché nei locali adibiti a deposito della ditta di pulizie Pultra, che si trovava proprio adiacente al vialetto dove Marta fu uccisa, vennero trovate delle cartucce che si dirà poi essere a salve. Una cartuccia era proprio in bella vista all'interno di un posacenere di quel locale. Questo portò subito a degli accertamenti su tutti i componenti dell'azienda, ovvero sui dipendenti, che erano 8, più i 2 titolari, che erano padre e figlio. Perquisendo gli armadietti, saltò fuori un tubo di metallo di 30 cm che aveva dei fori, che la Digos riconobbe come un silenziatore artigianale. Ma questo fu solo l'inizio, perché perquisendo a tappeto le case di dipendenti dell'impresa di polizia saltarono fuori più armi non denunciate regolarmente. All'apparenza il caso sembrava già risolto, ma incredibilmente tutti i dipendenti avevano un alibi e incredibilmente nessuno era al lavoro, in quel giorno, in quel luogo e a quell'ora.
Una società contattata dalla procura, con tecniche scientifiche all'avanguardia per l'epoca, stabilì che il colpo fu esploso dall'aula numero 6 della facoltà di filosofia del diritto. Il 19 maggio, sul davanzale dell'aula degli assistenti di filosofia del diritto, la polizia scientifica rintraccia una particella di ferro, bario e antimonio. E questo induce la procura ad abbandonare qualsiasi altra pista investigativa e a concentrarsi su quell'aula. Anche se poi in seguito varie perizie durante il processo stabiliranno che è impossibile stabilire che quella particella sia causata da uno sparo. Le particelle ragionevolmente hanno origine diversa dallo sparo. Non disponiamo di alcun elemento che ci possa suggerire da dove il colpo possa essere stato esploso. Gli investigatori si concentrarono allora per stabilire chi ci fosse quella mattina in quell'aula e a quell'ora. Scoprirono subito che da quell'aula erano partite 2 telefonate, una alla casa del professor Niccolò Lipari e l'altra al suo studio. Il professore era un ex senatore DC e aveva una cattedra all'università, ma soprattutto aveva una figlia che era assistente del professor Romano all'interno della Sapienza, e la figlia era Maria Chiara Lipari. La dottoranda Maria Chiara Lipari dichiarò in un interrogatorio, dopo aver cambiato diverse versioni, che in quella mattina in quell'aula era presente la dipendente Gabriella Alletto e l'usciere Francesco Di Parota. Avevo la sensazione che non fosse vuota la stanza, però non sapevo indicare chi ci stava. Aspettavo di ricordarmi il momento preciso in cui, entrando, mi ero detta qualcosa guardandoli. L'Alletto fu interrogata 13 volte e per 13 volte negò la sua presenza in quell'aula. La confermò solo dopo un interrogatorio durato 12 ore. Interrogatorio sulla cui modalità vennero sollevate diverse perplessità e che fece molto scalpore e fece molto discutere. Dopo quell'interrogatorio l'Alletto dichiarerà che in quell'aula era presente il Liparota e fece il nome di 2 giovani assistenti, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro. Al processo ci fu un grandissimo scandalo quando saltarono fuori 3 videocassette che contenevano i video di quell'interrogatorio. Nei video in cui l'Alletto viene chiaramente indotta a ricordare e a confessare, verranno messi in onda anche dal telegiornale, scatenando un putiferio. Io non lo so, io sinceramente non lo so. Continua a non saperlo e continua a dire che non stavo in sala assistente. Perché mi prenderanno per scema, per fissata? No, la prenderemo per omicidio. Io non lo so perché devo fare. La prenderemo per omicidio. Io vedo una persona fare un gesto, una cosa, io se la vedo, ma se non la vedo io che faccio? Vabbè, non l'ha vista. Ma che faccio io? Lasci stare, non l'ha vista. L'ha vista lui. Chi è questa persona? Ma dopo, appena fatto... Lei non lo sa. Lei non lo sa. Perché in quel momento lei non lo sapeva. Lei non sa che cosa è successo. Entrati in questa stanza e ha visto chi? Oddio mio, come non mi crederete, come non mi crederete, perché io non ci sono entrata lì dentro, ma come lo devo dire? Come lo devo dire? Io guarda, io a finire il babazzo, questa storia. Esagerazione. Non campo più. Questo, ma se vuole devo essere una persona reale o una persona sleale? Quando ci sono stagliati qua deve essere sleale. Chi ti ha fatto il male, guarda, me ne frega niente a me. Ma se non ho visto quello che l'ha fatto. Ma magari hai sentito qualche cosa. Non è importante che tu l'hai visto materialmente, ma tu magari hai sentito. Non hai capito che lei è messa peggio del mio caso. Di quello che ha sparato. Ah, non ho capito che ti ha detto consigliere. Ecco perché io volevo l'avvocato. Un GIP mette un'ordinanza di questa Ma perché ardato, ce l'ho detto prima. Dove vado a mettere? Alle 6 di mattina vengono a pigliarti, c'è poco da Perché a un fare. certo punto io dico, questi sono gli elementi che noi abbiamo. Qui la polizia non riusciamo più a tenerla perché sta spingendo e cerca Poi l'ordine di cancellazione. e bisogna concludere L'ordine la di storia. cattura. Io sono un perditempo perché sto qua ancora a parlare con lei. Ma se io non ci sono andata, ma che cosa devo fare? Dove stai? Ma stavo nella 4, Gino, stavo nella 4.
La questione diventa anche politica e venne istituita una commissione parlamentare di inchiesta. Nel frattempo la gente si divide tra innocentisti e colpevolisti. Io la conosco molto bene, io so che è una bravissima persona, che di norma non mente, sicuramente di norma non giura sulla testa dei suoi figli, perché lei sa benissimo che io so quanto lei vuole bene ai suoi figli. Quindi lei, quando ha giurato sulla testa dei suoi figli, lei giurava la verità, sul fatto che non aveva visto nessuno. Io mi coprivo dietro un paravento che per me era un aiuto. La testa dei suoi figli era te? No, quello di mentire in quel momento. Oltre alla particella di ferro baro antimonio rinvenuta sul davanzale dell'aula 6, fu ritrovata della traccia di polvere da sparo anche nella borsa di Ferraro. Un'altra prova molto contestata dai periti durante il processo. Scattone e Ferraro verranno arrestati la notte tra il 14 e il 15 giugno. I due si dichiareranno sempre innocenti. Per me essere accusato di avere ucciso una studentessa nel mezzo dell'università è la calunnia peggiore che mi poteva capitare di dover subire nella vita. E se io avessi avuto una qualche responsabilità l'avrei ammesso immediatamente, fin da subito, fin dal giorno 9 maggio. Da subito le indagini si rivelarono molto complesse perché mancava del tutto un movente. Sui giornali cominciò a circolare la tesi del delitto perfetto. I due assistenti infatti avrebbero ottenuto una lezione su questo argomento e l'avrebbero poi messa in pratica. In realtà i due non avevano mai tenuto una lezione sul delitto perfetto. I due erano stati assistenti di una lezione del professor Calcaterra sulla logica giuridica, un argomento molto complesso, molto ampio, che non si può ridurre a una lezione sul delitto perfetto. Altri moventi non furono mai indagati a fondo e non fu mai ritrovata l'arma del delitto, anche se in realtà un'arma, una pistola alla Sapienza fu ritrovata. Il 12 febbraio del 1998 un gruppo di operai incaricati di occuparsi di una perdita d'acqua nel bagno degli uomini del rettorato, che si trova proprio sopra la biblioteca alessandrina, faranno un macabro ritrovamento. In un'intercapedine dove passano i tubi dell'acqua, infatti, troveranno, avvolta in un panno scuro, in un berretto scuro, una beretta a canna corta, diversa dall'arma che secondo i periti ha ucciso Marta Russo, un'arma diversa ma compatibile. La pistola aveva la matricola abrasa e se non fosse stata per quella perdita d'acqua non sarebbe mai stata ritrovata. Se quella fosse stata l'arma che ha ucciso Marta Russo, tutto l'impianto accusatorio sarebbe crollato, perché non ci sarebbe stato il tempo materiale di nascondere l'arma dall'aula numero 6 al bagno del rettorato. Ma l'indagine su quell'arma viene affidata ad un altro PM e non viene legato al processo di Marta Russo. Le perizie della scientifica si limiteranno solo ad un'analisi esterna di quell'arma, in quanto il PM decide di non procedere con quelle prove cosiddette irripetibili. Questo perché l'arma era arrugginita e inoltre gli operai, quando l'avevano trovata, per errore avevano fatto partire un colpo che non era esploso perché il carrello si era bloccato. Per poter procedere a queste prove irripetibili, l'arma sarebbe dovuta essere restaurata. In questo modo però non sarebbe stato più possibile definire se era proprio quella l'arma del delitto. La pistola era stata ritrovata carica con 8 proiettili in canna. Il ritrovamento di questa pistola dimostra ulteriormente un'altra cosa, ovvero che alla Sapienza di armi ne giravano e come. Armi agli addetti delle pulizie, armi al bibliotecario e armi nascoste nelle intercapedini dei muri. Nascoste chissà da chi e chissà perché. Questo dimostra che il giro dei sospettati è stato ristretto troppo velocemente e solo su Scattone e Ferraro. Io un giorno, spero non lontano, spero che la verità venga fuori e quel giorno il padre Donato Russo, invece di guardarmi con odio e con disprezzo, io penso che mi abbraccerà. Io voglio la verità, voglio. Certo, professore, però sono contento di oggi di poter parlare con lei finalmente faccia a faccia. Io posso dirle con estrema
forza, con estrema serenità, che non c'entro nulla con l'assassinio di sua figlia. Gli alibi di Scattone Ferraro non sono stati ritenuti sufficientemente validi. Inoltre, tutti coloro che hanno testimoniato a loro favore sono stati accusati di favoreggiamento. In questo processo ci sono altri 40 indagati, 40 persone indagate per favoreggiamento. La tesi finale fu che Scattone esplose per sbaglio il colpo. Scattone è stato condannato a 7 anni in primo grado per omicidio colposo e possesso di arma da fuoco, mentre Ferraro a 4 anni per favoreggiamento e possesso illegale di arma da fuoco. L'appello confermò le condanne, quindi annullate in Cassazione per manifesta illogicità. Un secondo processo di appello confermò le sentenze del primo grado senza il movente del delitto perfetto. La Cassazione confermò la sentenza con l'accusa di possesso illegale d'arma da fuoco, mai rinvenuta. Scattone fu condannato a 5 anni e 4 mesi e Salvatore Ferraro a 4 anni e 2 mesi, senza prove evidenti che si trovassero in quell'aula quella mattina, senza il ritrovamento dell'arma, senza un movente chiaro e credibile. Per i familiari di Marta non ci sono dubbi, i colpevoli sono Scattone Ferraro. L'Italia invece si è divisa a metà, tra innocentisti e colpevolisti. A mio avviso, in ogni caso, giustizia non è stata fatta. Se Scattone e Ferraro sono innocenti, hanno subito un'infamia vita. Se sono colpevoli, non hanno pagato a sufficienza. In casi come questi, io sono per l'indubbio pro reo, ovvero che se non c'è certezza della colpevolezza, i giudici non dovrebbero condannare un possibile innocente. Queste vie di mezzo di condanne irrisorie mi lasciano un'ulteriore amarezza in bocca. In questa vicenda l'unica vera vittima è la povera Marta e le altre vittime sono i suoi familiari che l'hanno persa prematuramente, improvvisamente e senza alcun motivo. I suoi familiari sono riusciti a superare il devastante dolore della sua perdita aprendo un'associazione dedicata a lei per diffondere la cultura della donazione degli organi, un modo per superare questo profondo viscerale dolore dando un senso alla prematura scomparsa di Marta. Marta vive ancora nel corpo delle persone che hanno ricevuto i suoi organi ed è stata una figura fondamentale nel nostro paese per diffondere la cultura della donazione degli organi. Alla fine è riuscita ad aiutare le persone proprio come scriveva nei suoi diari. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Vi lascio nell'info box il link all'associazione di Marta Russo e anche il titolo del libro che la sorella Tiziana ha scritto in sua memoria e il cui ricavato sarà devoluto all'associazione. Vi lascio anche il link di un altro libro molto interessante che ho letto e su cui mi sono basata per fare questo video. Immagino che tutti voi conosciate il caso di Marta, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se pensate che Scattone e Ferraro siano innocenti o colpevoli. Io vi saluto e vi aspetto sempre qui alla prossima domenica alle 10. Un bacione, ciao!